Ciao, sono Caruso. Oggi vorrei fare un video in risposta ad una mail molto interessante. Mi è stato scritto da questo ragazzo che è già diversi anni che si occupa di crescita personale, sviluppo individuale, che ancora non ha avuto una risposta chiara su quanto importante è nella crescita personale in genere la preparazione. Allora, volendo rispondere in maniera molto veloce, per quanto mi riguarda la preparazione nella crescita personale corrisponde a circa l'80% di un percorso, ma voglio spiegare anche perché. Troppe persone pensano che sia sufficiente mettere in trance una persona, sto parlando dell'ambiente ipnosi, mettere in trance una persona, dargli una suggestione e far sì che l'inconscio percepisca questa suggestione come una sorta di ordine, comando, a seconda delle scuole in cui andrete, ne sentirete dire di tutti i colori. Non è così, ok? È così per una piccola percentuale di persone, ma non per tutte le persone, perché non tutte quante le persone sono sonnamboliche. Questo però è soltanto una metafora, soltanto una analogia per dirvi come funzionano le cose nella crescita personale. C'è bisogno di preparare un terreno, un po' come quello che fanno gli sportivi che si allenano tantissimo. Guardate per esempio i lottatori dell'UFC, dell'MMA, si preparano tantissimo, si allenano tantissimo per poi nell'ultima parte dimostrare quello che hanno fatto e quindi vincere una competizione. La crescita personale ha a che fare chiaramente con il cambiamento. Spesso e volentieri si fraintende il fatto di cambiare con il continuare a sorreggere quel tipo di cambiamento. Non è che se una persona fa una dieta per 3 giorni dimagrisce, bisogna che la sostenga quella dieta, e allora il sostenere la dieta ha a che fare con come viene preparato un cliente. Ci sono tanti modi per preparare, si può parlare di buona programmazione di un viaggio, si può parlare di chiarimenti e spiegazioni da parte dell'operatore nei confronti di tecniche, strategie, concetti che poi il cliente in autonomia dovrà in qualche modo inserire nella propria vita, in modo da stratificare, in modo da stabilizzare ogni piccolo risultato, perché poi ci sia un incremento di cambiamento ma che possa essere sempre sostenibile. E questo discorso della sostenibilità del cambiamento non può essere fatto se non attraverso una preparazione, che poi non è soltanto chiaramente una preparazione intellettiva, ma è anche una preparazione emotiva. Per esempio, un'altra analogia potrebbe essere questo: sapere che in quella determinata festa ci si veste in un certo modo, si ascolta un certo tipo di musica e ci sono degli orari particolari, oppure si bevono o mangiano delle cose in particolare, ci aiuta mentalmente, ci predispone ad essere più aperti a quel tipo di interazione nella festa. La stessa cosa accade nei percorsi di crescita personale o nello sviluppo. Dovete trovare degli operatori che vi danno degli strumenti, ma che ve li spiegano anche e che vi rendono assolutamente indipendenti, in modo che voi possiate continuare a lavorare in autonomia, fortificare, stabilizzare i vostri risultati e rendere il cambiamento sostenibile. Questo lo si fa attraverso la preparazione. Spero insomma che tu abbia capito che la preparazione davvero è l'80% del cambiamento, dei risultati di ogni percorso di crescita personale o di sviluppo individuale. Spero anche di aver risposto a diverse delle vostre domande in merito al cambiamento e anche ai percorsi di crescita personale, ma se ci fossero delle altre domande ti prego di farmele sotto nei commenti in modo che possa risponderti con un altro video. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, io ti lascio con questo bellissimo posto in cui mi trovo. Al prossimo video e buona serata. Ciao!